I replicanti. Testo di Luca 104 Food. La quasi totalità delle persone pensa ai social network come a semplici spazi di espressione, intrattenimento, che ci consentono di connetterci con altre persone, di condividere contenuti, di informarci o ispirarci. Ma se non fosse esattamente così? Scorriamo le immagini e i video che riempiono il nostro feed in ogni momento di noia, prima di dormire, nel buio dei nostri letti, mentre cuciniamo, nel tragitto da casa al lavoro e dal lavoro a casa. Un gesto ormai diventato istintivo. I social sembrano degli innocui riempitivi, ma sono l'esatto contrario. Anche la sofferenza, il dolore, persino il lutto sono diventati materiale da esibire per ottenere consenso, like, visualizzazioni. Ci hanno abituato a trattare ogni cosa come intrattenimento, tutto è mercificato, anche la sofferenza viene convertita in opportunità di visibilità. Nonostante tantissime prove e dimostrazioni, compresi studi che dimostrano che l'utilizzo smodato di social network provoca disturbi cognitivi, mentali, alimentari e comportamentali nella popolazione, nessuno fa nulla, anzi si continua ad utilizzarli senza ragione. Siete convinti che le piattaforme abbiano rivoluzionato il nostro modo di comunicare, abbattendo barriere geografiche e culturali per dare a voce a chi prima non aveva alcun mezzo per farsi ascoltare? Ma questo è solo un lato della medaglia. C'è un lato oscuro che nessuno può evitare, fatto di manipolazione emotiva, pressione sociale e dinamiche di competizione. Le stesse piattaforme che ci illudono di connetterci amplificano insicurezze personali, creano dipendenze ed alimentano una cultura basata sull'apparenza e sulla ricerca di consenso. Sono progettati per catturare e mantenere la nostra attenzione, per dare più potere ad alcuni utenti, sfruttando algoritmi che amplificano i contenuti più controversi o emotivamente coinvolgenti. Il lato oscuro condiziona il nostro comportamento online, ma si riflette negativamente sulle nostre vite reali. Riconoscere questa dualità è fondamentale per sviluppare un approccio più consapevole e critico. Da decine di anni siamo succubi di questa costante mentalità radicata nel tempo, quella che dobbiamo competere per dimostrare il nostro valore, trasformandoci in prodotti da consumare tra uno scroll e l'altro. Like, commenti e condivisioni diventano una misura del nostro valore, un'unità di scambio in un'economia dell'attenzione in cui l'identità è continuamente negoziata e reinterpretata. Non importa più chi siamo nella nostra essenza, ciò che conta è come veniamo percepiti, quanto riusciamo a influenzare gli altri e quanto possiamo guadagnare. Tocchiamo lo schermo in media 2617 volte al giorno, lo controlliamo ogni 15 minuti circa e osserviamo passivamente contenuti per oltre 2 ore al giorno, con picchi di oltre 3 ore per la fascia dei più giovani. Siamo ormai consumatori compulsivi, programmati per destreggiarsi tra flussi di like e notifiche. Una notizia, un video, un meme, ingeriamo qualsiasi cosa attragga la nostra attenzione. Ma non ci siamo resi conto della posta in gioco, la perdita diffusa della nostra intelligenza intesa come capacità di comprendere, di fare deduzioni, di stabilire una gerarchia di significati, di formulare concetti astratti, di elaborare una visione del mondo articolata, complessa, critica. Ma anche la perdita della nostra possibilità di incidere nel reale con azioni in grado di produrre un cambiamento. Tradotto, la nostra libertà. Queste tecnologie digitali stanno creando un ambiente nuovo, virtuale, alternativo a quello reale. La possiamo chiamare a tutti gli effetti una second life, parallela a questa esistenza corporea, che prevale sempre di più grazie a questa spinta costante del denaro e del nostro consenso a chi detiene il potere di questo mondo globalizzato.
ci stanno rubando il tempo, l'identità, l'attenzione, la memoria, la realtà, autoconfinandoci in prodotti da usare. Il nostro cervello e non solo, la nostra mente sta lentamente ma inesorabilmente cambiando. Guardiamoci intorno, osserviamo le persone che ci circondano. Non sono più capaci di formulare concetti astratti, di elaborare una visione del mondo articolata, complessa, critica, con la perdita della nostra possibilità di incidere nel reale, con azioni in grado di produrre un cambiamento. Privilegiamo un'elaborazione mentale rapida e superficiale, a svantaggio di una conoscenza complessa e profonda. Sarete molto presto perfettamente adattati al mondo dematerializzato e postumano, popolato da droni, robot e da insostituibili replicanti, cioè voi stessi. Si sta così velocemente materializzando davanti ai vostri occhi senza nemmeno accorgervene.